Hey, what's up fellas? This is Duke e bentornati su Star Citizen. Oggi, per la quinta puntata delle Duke's News, andiamo a vedere Inside Star Citizen Tactical Capital. Come sapete, Inside Star Citizen è quell'occasione che gli sviluppatori hanno di mostrarci il behind the scene, tutto ciò che avviene appunto durante gli sviluppi di Star Citizen. E per il Tactical Capital andiamo a vedere nel dettaglio l'IDRIS. Da poco è terminato il cattura l'IDRIS, evento che è stato riservato per alcuni server selezionati, tra virgolette random, e per alcuni player, principalmente presumerei evocati e streamer più grossi. Devono sponsorizzare l'evento e questo serviva proprio per mostrare gli avanzamenti dell'IDRIS. Avanzamenti che ci vengono mostrati appunto in questo video, showcase appunto dell'IDRIS. Director. Hi, my name's Nate. I was the vehicle art director. We've been asked. Boh, mi è sembrato un po' triste comunque. Onestamente non conosco i behind the scenes, sono stati gli ultimi licenziamenti e penso anche il rimpasto all'interno di CIG, quindi non so come mai uno abbia cambiato ruolo e l'altro. Andiamo avanti a vedere cosa dico. The breakup, the materials on it. Yeah, the engine the thrusters of. Yeah, the shapes remain pretty true. We did make amendments to the exterior to fit the interior in because the number of spaces that we needed for squadron sort of slowed. Bella e bella ragazzi, per carità. Hanno fatto proprio un bel lavoro. Capital ship. If you look at the original concept, it was quite a thin ship as well. Yeah. It just couldn't fit everything in it. I think Lagga un po', sbaglio. the original one was the hilarious flight of stairs that came down in the middle of the flight deck. Yeah, I think that was my first fix. Then we're gonna fly into the back of it, which is the way most players should normally enter the IDRIS. Quindi si entra dietro e si esce davanti chiaramente perché la struttura è quella, il ponte di volo è indicato proprio per avere un'uscita diretta più veloce e un rientro comodo. Front, but that'll be a bit. It's getting dark now, John. So there we go. In Squadron, there is space for two Gladiuses, Gladii, and there's a space for the Argo and PV at the back, but you can technically fit 3 ships in here. Yeah, when you first land, Ce ne stanno ragazzi qua dentro, secondo me ci sta anche l'F8 tranquillamente. Tranquillamente non lo so, però ci dovrebbe stare. And the general layout is fairly symmetrical, I would say. The ship, when it was first put together, was really sort of, I would say, designed from the inside out. So there was a lot of. Bella ragazzi, sta view della nave. Spettacolo. Sarebbe bellissimo poter vedere tutte le navi in questo modo, poterle navigare da fuori guardando un po' quello che è il loro wireframe, però con le texture come viene mostrato adesso. L'hanno proprio compattata dentro a manetta, Questa è la parte del largo. This is where the MPUV hangs from the ceiling. Skydiving also. Yeah, I've watched many people accidentally fall out the bottom of the. Sì, in effetti curiosa questa apertura verticale in basso. If you want to recreate the alien dropship scene, it's Do pretty that. cool. The gravity room was originally upstairs. We had to shift things around through the process again, taking inspiration from, real world scientific areas. That whole room actually closes into its own cylinder. You have to sort of open. Bello. Belle texture, cazzo. Non capisco questa parete di protezione a cosa serva. For all intents and purposes, unless you're going to your bunk or you're going to very specific areas like the briefing room or the gravity room, which you've just seen there are no dead ends. It was put together when I was on the ship and originally sort of designed it. It was very much sort of focused around multiplayer combat at the time, and a good multiplayer map is you've always got options. You've always got at least 2 options at every corridor, every room. You're constantly flowing around it. No dead end. So as you can see. I actually had a bug this morning come through about the writing on the wall being shorthand. Oh dear. So it's spelt incorrectly. Oh. I was like, no, it's not. It's an intentional choice. Yeah. Ok. So we've got the ATC room, which overlooks the hangar, which is obviously very useful for being an ATC.
ATTC è la torre di the controllo. other side to see what's in there. There's a lot of decks to the IDRIS. Yeah, there's the subdeck in the Argo, which you'd have seen, or the utility vehicle, I should call it. You've got your main deck. This is the sort of the main symmetrical area, and then through the heart, I would say the center of that sort of floor plan is all of the, I would say, business side of the room. So obviously you've got your mess hall here. It's a chow line. Don't talk about the chow line. It's I hear roast lamb is still on special. Yeah. Yeah, that's an inside joke, by the way. Sleeping quarters. This is for your general crew. Molte di queste parti le abbiamo viste durante il leak dell'IDRIS che c'è stato qualche tempo fa, di cui appunto ho anche pubblicato un video. With inbuilt home entertainment system. So this is 2 mirrored, I guess, solo cabins. The pilots get their own little area at the end. Which are about to get a little bit bigger, but you didn't hear that from me. Cos'è un mini spoiler? So the version that you're seeing here is taken from a point in time on Squadron recently, but there are lots of little tweaks that we'll talk about in the future to deliver more of the IDRIS. One of them, the missile room, is a big one that's still to come, that is not available here. La missile room non è ancora pronta, quindi alla fine dei conti non è che vedremo molto più di quello che abbiamo visto nel leak dell'IDRIS. Again, inspirations with regards to archetype for Aegis. You can see there's a strong inspiration from some of my favorite 1980s movies through here. I like to see material breakup, introduce textures, leather where we can do to make it feel a bit softer and more inviting, as a good habitational area should be. And it's different for different ships, right? But when you're designing a capital ship, it kind of needs to tick all of the boxes. From a putting the ship together point of view, everything is modular. So you'll notice probably in the PU now, a lot of these elements are reused in some of the Aegis ships, simply because, we try and put the ships together in a modular fashion. Ecco, questa cosa è secondo me pericolosa. Loro quello che giustamente hanno detto è che per poter sviluppare più velocemente le navi stanno creando dei moduli che poi vengono riutilizzati, che vabbè di per sé ha senso, e loro la vendono come non vogliamo fare cose troppo differenti, altrimenti la gente deve ricordarsi troppe cose, ok. Però io non è che voglio vedere navi tutte uguali, semplicemente con i moduli spostati. Preferirei magari dei tocchi un attimino più personali per ciascuna nave, anche perché mi immagino anni di produzione differenti con evoluzioni differenti. Ad esempio, come se io compro una Panda di 10 anni fa, 20 anni fa, è sicuramente diversa da quella che vado a comprare oggi, perché nel frattempo ci sono state delle evoluzioni, e mi aspetto un po' la stessa cosa da queste navi. Quindi navi più vecchie fatte in un certo modo, navi più nuove un po' più evolute, un po' più anche, non dico belle da vedersi, però con un tocco sicuramente differente. There are very, very, very little right angles. When you look at the floor plan, for example, it generally dollies off at 45-degree angles or 60-degree angles. I don't like right angles in floor plans. Things need to flow. As you can see there, you're going to get a right angle when you come out of a door. There's not much you can do about that. But yeah, and it's all interweaved. You'll notice there's lots of windows that look outside. There's lots of windows that look back into the hangar. So we're not doing any cheating. Escape pods here. Yeah, right at the front of the ship now. So this is the manned turret at the front, the big one up top. And then lots of escape pods here for everyone that's in the sort of upper front half if things go sideways and you need to get off the ship. So going back down starboard side, have to do the bathroom head of port and starboard. Yeah, interesting you mentioned that, John, because navigation has been a little bit of an issue. So these corridors that you're running around at the moment, they're going to have a lot more of an injection of colour in the future. So you'll have a much better understanding. Meno male, le colorano un po', che ha senso perché almeno sai dove stai andando e cosa trovare. All the spaces that you're seeing are completely undressed. There are, tens of thousands of entities that end up on top of what you're seeing for Squadron because it needs to feel more lived in, it needs to tell that story. So it's kind of bare bones seeing it this way, which is kind of strange for me at the moment. Yeah, it was very strange when we were getting this ready for the PU to take off all those layers and sort of see it in a state that we've not seen. Plus also we're not seeing it with NPCs. Yeah. When you see this with NPCs and, people walking around carrying out their duties, engineers doing their things at panels or whatnot, it feels lived in, it feels alive.
But hopefully when it goes into the PU, there'll be plenty of people running around anyway, which will make it feel very similar for you guys. Hamster balls. You want to get buff? Go to the gym. I don't know what we had there originally opposite the ATC. It was the pilot? It was the pilot ready area, but we moved the pilot ready area down to the same level as the hangar, so you can... Ok, questo spiega perché quando abbiamo visto il leak dell'IDRIS la gym non era pronta, perché loro hanno spostato l'area di aria dei piloti da questo posto sotto, in modo che la distanza dall'area di aria alle navicelle fosse la minore possibile. Nella gym abbiamo visto quei cerchi che abbiamo visto prima, e loro lo chiamano hamster ball, che sono sostanzialmente tapirulan circolari dove tu corri e loro girano, un po' come appunto i cricetti che corrono nella ruota. You're going to sort of come through, and this is where a lot of the asymmetry comes in, although the footprint is sort of similar. You come through. On one side you've got da una parte avete il brig, dall'altra il brig sono le celle, dall'altra abbiamo invece il weapon storage e il tiro a segno. Basically the opposite side of the ship is the armory, which you'll see in a little bit. Big escape pods, so big shed. I pods, come abbiamo visto e detto nel leak, sono più grandi perché accomodano più persone, giustamente. E le porte arancioni servono per leva, quindi per uscire dalla nave. There's sort of maintenance storage areas, all signposted so you know in a hurry where to go. Then the main briefing room. Main briefing room, again, integral to squadron. This is where you're going to get your mission briefings and so on. It's a big ship. Yeah. There's a lot to it. Like I say, there's a lot crammed E in. arriviamo all'armeria col tiro a segno. Now we're in the opposite side to where the brig was. So this is the armory and shooting range. Quite a bit of inspiration from RoboCop. Yeah, as you can probably all tell, I'm a bit of an 80s buff when it comes to the movies. When I had to do things for real, actually build things, it visually makes quite a big difference to me as a visual kind of guy. That firing range area is another one of the areas that has changed around a bit over time because it was an all-in-one. I think it was on the other side as well. Yeah. I think we flipped it, and then we got into the logistics of what happens if you take your gun away from there? What's going to happen to you as a player? So there was 'cause you're not supposed to walk around a military ship with a firearm in your hand, basically. So lots of minor changes there, more for the social experience. So this is above the rear of the hangar, not all the way at the back, because it has two lifts that go down to... Ok, ci avevo azzeccato, ragazzi, 2 ascensori per lo storage, che è nella parte posteriore dell'hangar. If you're bringing in supplies or getting ready to go out on a long journey into the depths of space, you can, utility vehicle drops the cargo off and you can load up pretty efficiently. Decontamination area before you get into what would be the engine room. Very different feeling, like we talked about, compared to the rest of the ship. Yeah, it's the thing with Aegis, we sort of looked at a lot of real-world scientific, I would say, Hadron Colliders. Quindi si sono ispirati a cose reali, appunto come il Large Collider. Bello. And general sort of feel. And that's continued in the Gauntlet and a lot of the other Aegis ships that Questa non c'era nel leak. You will have seen them dotted around in all the corridors, but there's a lot of wall panels that hold all the components. So whilst we do have some big capital size components like in the engine room, there's a lot of sort of secondary redundancy with all these extra wall panels dotted around. So if one area of the ship goes down, it's not completely scuppered. You can still route power around. Yeah, it's the interesting thing in the original design document, John, where if life support systems went down on the rear of the ship, there's actually sort of like large bulkheads that close. Questa cosa è bella perché hai delle paratie che tagliano i corridoi per chiaramente incendi, assalti e quant'altro. Diventerebbe carino capire poi come fare ad aprirle, perché spero che non rimanga una cosa del tipo gli spari addosso come funziona adesso, che è una roba veramente, veramente brutta secondo me. Yellowy orange, ok. Queste credo siano proprio scene prese dall'evento che c'è stato da poco. Pretty much, if you were boarding the ship from the hangar, pretty much the most well-protected room of the ship.
again with that multiplayer feeling in mind. I think going off, do you remember Titan mode? Squadron, not Squadron, Battlefield. Yeah. Really just trying to create this sort of layer up on layer until you get to the engine room to make that quite difficult to ultimately disable the ship. Onestamente trovo però il design un po' strano, nel senso loro hanno appena detto che il ponte di volo sarà quello più protetto, però se ci fate caso in realtà secondo me è l'esatto opposto, perché rimane molto aperto come teatro di scontro, con più vie ai lati, che quindi sono attaccabili da più persone, quindi più punti di controllo da tenere sott'occhio. Inoltre questi punti non sono chiudibili con ad esempio le partite di cui stavo parlando prima, quindi lo trovo un design un po' strano per essere comunque una nave a combattimento. Io mi aspettavo che almeno determinate zone cruciali potessero essere chiuse e isolate proprio per evitare abbordaggi e altri tipi di problemi. Ci sta, da un certo punto di vista del gameplay dai la possibilità di attaccare e comunque creare degli scontri, mentre per quanto riguarda le parti più cruciali, quindi il fatto di prendere la nave, diventa un pochino più difficile. Ok, va bene, ci sta, ci sta. Completely unobstructed views out to space, but it still feels chunky and weighty, which it needs to, which is, you know, a success. Beh, che dire ragazzi, una bestia di nave molto bella, presentazione visiva spettacolare, non tanto differente dal leak che abbiamo avuto, però con quel wireframe texturizzato sicuramente è stato un plus mica da ridere, e gigantesca, come giustamente hanno detto loro, ci hanno messo le grinfie su un po' tutti in CG, e speriamo che esca presto. Come giustamente un ragazzo diceva nello Spectrum, sì, ok, speriamo però esca assieme alla Polaris, giusto per avere una nave che possa controbilanciare diciamo i pesi all'interno di uno scontro. Come abbiamo visto la presentazione alla la Polaris con i suoi torpedo può distruggere un IDRIS, e mi aspetto che un IDRIS con il suo cannone possa tranquillamente far danni, se non distruggere anche una Polaris, quindi andiamo sicuramente a creare un bilanciamento. Io spero di vederla presto, è una nave molto bella, ovviamente anche la Polaris perché quella ce l'ho, quindi boh, vedremo. Detto questo, fellas, io vi saluto, vi invito a lasciare un commento dicendomi cosa ne pensate dell'IDRIS, di ciò che abbiamo visto dentro e fuori, e mi raccomando un bel like nel caso vi fosse piaciuto il video, un dislike nel caso non vi fosse piaciuto, però mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella in modo da poter rimanere aggiornati sulle prossime release. Noi ci vediamo live il mercoledì, il sabato e la domenica, mercoledì domenica alle 21:30, il sabato al pomeriggio alle 15:30. Mi raccomando, rimanete sintonizzati fellas, il vostro buon Yoki's out, ciao belli, ci vediamo nel verso.